Qui Freud assiste a qualcosa di straordinario, persone paralizzate e senza alcuna lesione, dopo essere state ipnotizzate improvvisamente riprendono a muoversi. Immaginate una stanza di Vienna piena di libri, tappeti orientali e il fumo di un sigaro che sale piano verso il soffitto. Beh, è proprio da qui, da un piccolo studio al numero 19 di Bergasse, che un uomo ha iniziato a cambiare per sempre il modo in cui pensiamo a noi stessi. Un uomo che di fatto ha rivoluzionato il modo di guardare la mente, di guardare i sogni, l'amore e persino le nostre paure. Sto parlando di Sigmund Freud, il padre della psicanalisi. Ma chi era davvero? Chi è l'uomo dietro la figura austera che tutti oggi conosciamo? Freud nasce nel 1856 a Freiberg, in Moravia, da una famiglia ebrea. A quel tempo la Moravia, assieme alla Boemia, era un possedimento asburgico. Oggi è parte della Repubblica Ceca e la città ha preso il nome di Psibor. È un bambino curioso, pieno di domande. Il padre Jacob è un commerciante di lana. La madre, Amalia, lo adora e lo spinge a studiare. Quando Freud ha appena 3 anni, la famiglia si trasferisce a Vienna, una città che in realtà lui amerà poco, ma che diventerà il centro della sua vita. Qui cresce, studia, osserva, si appassiona alle lingue antiche, alla filosofia e, soprattutto, ad ogni cosa che riguarda il mistero della mente. Nonostante le difficoltà economiche, entra nella Università di Vienna per studiare medicina. Ma più che per curare i corpi, Freud sogna di capire l'anima. È affascinato da ciò che non si vede, da ciò che sfugge alla ragione. Poi arriva il viaggio che cambierà tutto. Nel 1885 parte per Parigi alla Salpêtrière per studiare con Jean-Marty Charcot, un neurologo celebre che curava i pazienti con l'ipnosi. Qui Freud assiste a qualcosa di straordinario, persone paralizzate e senza alcuna lesione che, dopo essere state ipnotizzate, improvvisamente riprendono a muoversi. Capisce una cosa tanto semplice quanto sconvolgente. Il corpo può essere il teatro di un conflitto mentale. Così torna a Vienna con nuove idee. Accanto a lui 2 figure decisive. Martha Bernays, la donna che diventerà sua moglie e con cui avrà 6 figli, e Joseph Breuer, medico e amico con cui pubblicherà nel 1895 studi sull'isteria. È lì che nasce la famosa cura attraverso la parola. Freud scopre che parlare libera, che dare voce al dolore è già parte della guarigione. Nel 1896 conia per la prima volta una parola destinata a cambiare il mondo, ed è psicoanalisi. Il suo scopo non è solo quello di descrivere la mente, ma è di scendere in profondità, a capirne le cause nascoste. Inizia quindi a elaborare concetti che entrano nella storia, come rimozione, come l'inconscio, la libido, la censura, il sintomo. E poi, nel 1900, arriva L'interpretazione dei sogni, un libro che farà epoca. Freud scrive: il sogno è la via regia che porta all'inconscio, un luogo dove convivono i desideri, le paure, i pensieri, e sono tutte cose che la coscienza non riesce a contenere. Per lui, ogni sogno è una storia travestita, dietro le immagini strane e confuse. In realtà c'è sempre un significato che parla di noi. Negli anni seguenti, Freud pubblica opere fondamentali come Psicopatologia della vita quotidiana, 3 saggi sulla teoria sessuale e Totem e tabù. È in questi testi che formula una delle idee più scandalose del suo tempo, e cioè che la sessualità non è solo una questione di adulti, ma attraversa l'essere umano fin dall'infanzia. La società vittoriana resta praticamente scioccata, Freud viene criticato, deriso, accusato di ossessione, ma lui continua convinto che la verità psicologica non debba piacere, ma rivelare che è molto diverso. Nel 1923, con Leo e Les, Freud riorganizza la mente in 3 parti. Les è la forza istintiva e inconscia. L'io è la ragione che cerca di mediare con la realtà. E il superio è la voce morale che giudica e impone i limiti.
Dentro ciascuno di noi, dice Freud, vive un conflitto continuo, quotidiano. Non siamo padroni in casa nostra, eppure è proprio da questo conflitto che nasce la nostra umanità. Freud viveva e lavorava nel suo appartamento al 19 di Bergasse, dove riceveva i suoi pazienti, pensate, dalle 8 del mattino fino alle 9 di sera. Faceva una pausa pranzo sempre alla stessa ora e non rinunciava mai ai suoi 20 sigari al giorno. Amava passeggiare con la famiglia e collezionare antichità. E la sera, spesso, tornava nello studio per scrivere o correggere bozze. Ogni mercoledì partecipava alla Società del Mercoledì, un gruppo di medici e intellettuali che, senza saperlo, stava dando vita alla Società Psicoanalitica di Vienna. Nel 1909 Freud tenne un ciclo di lezioni negli Stati Uniti e nel 1920 nacque la Rivista Internazionale di Psicanalisi. Ma il successo portò anche scontri e rotture. Da lui si allontanarono nomi importanti come Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Otto Rank, Ferenczi. Le divergenze teoriche e le tensioni personali finirono per dividere il movimento. Eppure, la psicanalisi si diffuse in tutto il mondo. Poi vennero gli anni bui. Arrivò il nazismo in Europa e Freud, ebreo, fu costretto a lasciare Vienna. Nel 1938 trovò rifugio a Londra insieme alla famiglia. Era ormai da tempo malato di cancro alla mascella, ma continuò a lavorare, continuò a scrivere, a riflettere. Morì l'anno dopo, nel 1939, a 83 anni. Freud ha lasciato un segno indelebile, ha cambiato il nostro modo di pensare, di parlare e persino di sognare. Concetti come inconscio, come rimozione, complesso di Edipo, lapsus, transfer, sono entrati nel linguaggio di tutti i giorni. Certo, non mancano anche le critiche, c'è chi lo considera troppo sessuocentrico o comunque poco scientifico, ma forse è proprio questa la sua forza, aver osato guardare dove nessuno voleva guardare. Freud ci ha insegnato che la mente non è solo luce, che dentro di noi esiste un luogo oscuro, popolato da ricordi, da pulsioni, emozioni che non controlliamo, ma che di fatto ci definiscono. Forse la vera eredità di Freud è proprio questa, averci dato il coraggio di ascoltare quello che si muove dentro, anche quando non ci piace, anche quando fa paura. Perché, come direbbe lui, l'inconscio non è un nemico. È una parte viva di noi che aspetta solo di essere capita.